Bitcoin è risparmio. Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Io sono Plak e oggi voglio fare 4 chiacchiere con voi sul come le persone inquadrano Bitcoin. Ne voglio parlare perché quando qualcuno scopre che ho un canale YouTube che parla di Bitcoin, se ne esce sempre con la frase «Ah, quindi investi in Bitcoin?» No, non investo in Bitcoin. Questo mi porta sempre a ragionare su come la maggior parte delle persone vede questa tecnologia. Non possiamo di certo dare la colpa a loro, perché la narrativa che è stata creata attorno a Bitcoin, tralasciando quella del riciclaggio di denaro e dell'inquinamento, porta proprio a pensare che sia un investimento. Ma andiamo con ordine e proviamo a capire come mai la nostra mente ci porta subito a conclusioni che vengono date troppo per scontate. Prima di incominciare però vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati quando uscirà un nuovo video. Inoltre, se apprezzate i miei contenuti, potete supportare il canale donando anche solo un caffè, utilizzando il QR code che comparirà durante il video, oppure sfruttando il Lightning Address presente in descrizione. Io vi ringrazio di cuore e ora andiamo avanti. Una volta mollata la presa sul discorso inquinamento e riciclaggio, i media tradizionali sono passati all'attacco con un nuovo tema: le regolamentazioni nel mondo Bitcoin e cripto. Finalmente l'Unione Europea ha regolamentato il settore ed ora viviamo tutti sogni più tranquilli. Addio all'anonimato, dicevano alcuni. Mi fanno ridere, vabbè. Anche i singoli stati però ci hanno messo del loro. Ognuno ovviamente ha legiferato come meglio credeva, ma il risultato sostanzialmente è stato che Bitcoin è stato inquadrato come un asset finanziario, una criptoattività. In tutto questo, ovviamente, la prima cosa che è stata introdotta è un'imposta sul capital gain, perché ovviamente qualcosa se lo devono prendere anche loro, no? Mi sembra giusto. Ma andiamo con ordine. Un tempo l'evoluzione naturale del processo di gestione del denaro era piuttosto semplice. Avevi un'entrata, ci toglievi le spese e quello che avanzava lo risparmiavi. Poi, se avevi tanti risparmi, allora potevi anche pensare di investire qualcosa per far rendere di più il tuo capitale. Quello che vedo accadere oggi, invece, è che abbiamo un'entrata, ci togliamo le spese e, se rimane qualcosa, lo investiamo direttamente. Siamo spinti ad investire e in parecchi casi siamo anche costretti ad investire. Queste sono mie opinioni, ma vorrei espanderle un attimo. La colpa di tutto ciò viene spesso data alla globalizzazione e al capitalismo, ma non è proprio così in realtà. Ovviamente la globalizzazione ha fatto sì che, dovendoci approvvigionare dall'estero, la stabilità della nostra valuta fosse molto importante. Rispetto ai tempi in cui c'era la lira, per esempio, sembrava di essere molto più ricchi perché c'era molta più inflazione, che però era accompagnata anche da un aumento dei salari. Ma se mettevi il naso fuori dall'Italia, la lira valeva poco o niente. Quella che viviamo oggi però è piuttosto l'epoca del consumismo. Devi spendere e basta. Non hai soldi? Nessun problema, c'è sempre qualcuno che te li presta e ti fa delle rate per comprare qualcosa che 99 su 100 non ti serve. Come si può quindi risparmiare? Il concetto di risparmio era ben presente nei miei nonni che hanno vissuto il dopoguerra ed è ancora presente nei miei genitori, ma la mia generazione credo che abbia proprio dimenticato il concetto di risparmio. Ma anche qui non è proprio tutta colpa nostra. Il sistema monetario presente oggi ci spinge proprio in questa direzione. L'inflazione erode il nostro potere d'acquisto. Quindi, come possiamo pretendere di risparmiare se lasciando i nostri soldi fermi, questi varranno sempre meno? Vi faccio vedere un grafico. Questo grafico rappresenta l'inflazione nell'area euro nell'ultimo anno. Ma vediamo insieme che cos'è l'inflazione. L'enciclopedia Treccani ci dice che l'inflazione è l'aumento progressivo del livello medio generale dei prezzi o anche la diminuzione progressiva del potere d'acquisto, cioè del valore della moneta. Quindi questo grafico rappresenta la perdita del potere d'acquisto dei nostri soldi nell'ultimo anno. Facendo un semplice calcolo ne deduciamo che in media da agosto 2023 i nostri risparmi stanno perdendo il 2,9% del loro potere d'acquisto. Questo significa che se oggi avete dei soldi fermi lì e pensate di poterli utilizzare per comprare un bene qualsiasi, magari l'anno prossimo, non potrete farlo perché i vostri soldi avranno perso il 2,9% del loro potere d'acquisto, che tradotto significa che quel bene che avete visto oggi l'anno prossimo costerà di più. Quindi, cosa devo fare per evitare che questo accada? Semplice, direbbero alcuni. Devi investire.
devi far lavorare i tuoi soldi e farli rendere almeno il 2,9% all'anno per non perderci. Questo vuol dire che avrò guadagnato dei soldi lavorando e per non fargli perdere valore dovrò lavorare nuovamente e metterli a rischio, perché investire comporta dei rischi. E più alta è l'inflazione, maggiori saranno i rischi che dovrò assumermi. Ma scusate, ci è sempre stato detto che una moneta, per essere considerata tale, doveva svolgere la funzione di unità di conto, mezzo di scambio e riserva di valore. Ora mi dite che per far mantenere il valore ai miei soldi devo investirli. Quindi la moneta attuale non può essere considerata tale, visto che perde costantemente il suo valore. C'è qualcosa che non quadra, no? Allora a questo punto, se consideriamo moneta uno strumento che non fa da riserva di valore, possiamo considerare moneta anche Bitcoin, che invece è una riserva di valore. Ok, che è ancora giovane, bla bla bla, ma intanto in questi 15 anni ha dimostrato di esserlo. Inoltre è un mezzo di scambio, perché io posso comprarci beni e servizi con Bitcoin. Non è ancora arrivato ad essere unità di conto, ma ci stiamo lavorando. Se voi utilizzate Bitcoin come moneta, allora potete spenderla e quella che non spendete potete anche risparmiarla, perché manterrà il suo potere di acquisto. Inoltre, provate a fare questo ragionamento. Se voi avete in tasca moneta fiat, sarete sempre propensi a spenderla, perché tutti vi dicono di spendere prima la moneta cattiva e tenere la moneta buona. O in alternativa sarete costretti ad investirla, perché altrimenti perderà di valore. Se invece avete in tasca moneta forte, cioè Bitcoin, spenderete quella che dovrete spendere per sopravvivere, ovviamente, ma per il resto sarete restii a dare via i vostri Bitcoin per un qualcosa che magari in fondo non vi serve neanche così tanto. Quindi riuscirete a spendere meno, a spendere meglio e a risparmiare, abbassando così la vostra preferenza temporale. Insomma, tutto questo per dire che se avete moneta fiat in tasca, provate a convertirla in Bitcoin e poi vedrete se sarete disposti a spendere così tanto come spendevate prima. Ma che cos'è allora Bitcoin? È un asset? È una valuta? Beh, la realtà è che è tutte queste cose messe insieme e quindi non si può pretendere di categorizzarlo. Se proprio vogliamo, possiamo indicare i prodotti come gli ETF che replicano il prezzo di Bitcoin un investimento. Quello sì, assolutamente. Ma io, se detengo i miei Bitcoin, posso anche spenderli nella vita reale, cosa che non posso fare con nessun altro asset finanziario. Quindi, per me, sono valuta. Pensate che diversi anni fa, quando non c'erano ancora tutte queste regolamentazioni, i commercialisti tendevano proprio a considerare Bitcoin come una valuta estera. Poi però le regolamentazioni ovviamente hanno cambiato le carte in tavola e quindi siamo arrivati a questo punto. Concludo dicendo che proprio per tutto quello che ho detto fino ad adesso, Bitcoin non è un investimento, ma è risparmio a mio modo di vedere. È risparmio perché grazie a Bitcoin si può ritrovare la capacità di risparmiare e lo si può fare utilizzando una valuta che preserva il suo potere d'acquisto, ridando dignità al tempo speso per garantirsi un qualcosa nel futuro. Quindi, alle affermazioni che abbiamo detto all'inizio del video, ora risponderò dicendo: io non investo in Bitcoin, io risparmio in Bitcoin. Ragazzi, direi che per oggi ho terminato. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like e ditemi la vostra. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se siete d'accordo con quello che ho detto o se la pensate in maniera diversa. Noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao!